presentare questo attrezzo che si chiama Lucet o Knitting Fork, perché ricorda molto una forchetta senza i rebbi centrali. Voglio farvi vedere come si utilizza, è utilissima per realizzare i nastri per coulisse. Allora prendiamo il filato che intendiamo intrecciare, lo inseriamo da dietro verso il davanti della nostra knitting fork e lo portiamo qui a una decina di centimetri di lunghezza, poi il pollice, poi lo portiamo sul davanti facendolo passare per il centro e andiamo dal lato destro, passiamo dietro e poi davanti e poi di nuovo da dietro verso il davanti della nostra forchetta, fermiamo il filo con le dita libere e prendiamo il filato unito alla codina, quindi questo l'origine, e lo accavalliamo sul lato destro della nostra forchettina e tiriamo il filo. La forchetta la facciamo girare verso sinistra, così non temete che il filato perde la sua posizione, perché poi tornerà tutto in ordine. Prendete di nuovo il filato che ha l'anello chiuso, lo passate sopra la forchettina, tirate il filo legato al gomitolo e stringete, aggiustate la tensione, girate sempre a sinistra, prendete il filo, aggiustate la tensione al centro e lo portate su così, passandolo sul lato destro della forchettina e girate di nuovo, passate su e tirate. È un lavoro divertente, rilassante, che si può fare anche al buio. Girando la forchettina voi girerete anche la codina. Alla fine vi ritroverete con il filato lavorato intrecciato avvolto intorno al manico, quindi non vi darà per niente fastidio durante la lavorazione. Stringete, aggiustate la tensione e passate su di nuovo. Questi intrecci possono tornare utili per fare dei fiocchetti vicino a delle scarpine da neonate, cappellini, oppure una coulisse per una maglia, per un giacchino. Potete utilizzare questa lavorazione per addirittura formare delle lunghe trecce lavorate per coprire le uova di polistirolo o anche le palline dell'albero di Natale. Con questo tipo di lavorazione viene una cosa davvero molto raffinata. Come vedete, lavorando, man mano che si allunga la treccia, tende a scendere intorno alla forchettina, quindi non avete il problema di sistemare la lavorazione già eseguita, perché tende a scendere da sola e a posizionarsi intorno al manico. Ci sono altri modi per intrecciare che poi vi farò vedere, altre lavorazioni molto più complesse con le perle, con 2 o 3 tipi di filati diversi, di colore diverso, però chiaramente per cominciare un filato unico è più che sufficiente.
Si possono fare anche dei gioielli, dei braccialetti, adornarli con perle o ciondoli. Viene un lavoro veramente delicato, elegante e poco invasivo. Come vedete, la treccia, questo volevo farvi vedere, tende ad andarsi a posizionare da sola. Io ho già fatto un lavoro un po' più lungo, eccolo qui, per verificare che la tensione rimanesse sempre uguale, sempre la stessa. Come vedete viene davvero molto preciso, un lavoro molto preciso, quindi voi potete passarlo attraverso la vita di una giacchina per esempio e creare un fiocchetto oppure intorno al collo formare la chiusura, anche di quelle chiusure che si intrecciano e fanno il doppio intreccio sul retro. Io ho fatto delle prove con altri filati più doppi ed elastici e ho visto praticamente che viene fuori una treccia su 4 lati, dunque davvero molto elaborata ed è giusta anche per fare, ecco qua, io ho fatto la prova di una collana. Se qui mettiamo dei ciondoli o delle perle viene davvero una collana molto molto elegante. Io vi rinvio al prossimo tutorial di tecnica di Lucet per farvi vedere come si può ancora intrecciare in maniera ulteriormente diversa e per verificare anche le varie applicazioni di questo tipo di lavoro. Spero che questa cosa vi sia piaciuta, che vi interessi e che vorrete approfondirla, e pertanto io vi rinvio ai prossimi video. Vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella e mettetemi un like se questo video vi è piaciuto. Grazie, ciao.